Oggi andiamo a vedere la coltivazione della carota, questo bellissimo campo, andiamo a vedere come si coltiva dalla A alla Z, quindi le lavorazioni del terreno, il sesso d'impianto, insomma tutto. Questo ortaggio ama un clima che non vuole troppo freddo e non vuole troppo caldo, quindi dovremo piantarla in queste zone climatiche. Può essere seminata e quindi coltivata dalla pianura padana in giù, quindi verso il centro Italia, verso il sud, isole comprese. Il terreno per la carota deve essere sempre sciolto, molto drenante, fertile, fresco, meglio ancora se limoso o sabbioso, come questo che stiamo vedendo qui, in modo che le carote, quindi con il loro fittone, possono crescere giù libere senza nessuna deformazione ed il terreno non deve mai ristagnare acqua, il pH ottimale è tra 6 e 7, quindi devono essere assenti zolle e sassi. Per la preparazione alla semina il terreno si lavora ad una profondità di circa 25-30 cm in modo che il fettone possa crescere senza problemi. Il terreno poi deve essere sminuzzato finemente in modo da accogliere i piccoli semini e ben livellato. Particolare attenzione va sempre riposta nel non andare mai a calpestare il terreno, che potrebbe compromettere la crescita in profondità della carota. Diciamo subito che la pianta della carota deve seguire delle rotazioni, è sconsigliato infatti coltivare questo ortaggio per 2 o 3 anni consecutivi nello stesso terreno. La semina si effettua in due principali periodi, tra agosto e novembre, se si seminano carote dal ciclo colturale che dura 3 mesi, e tra gennaio e marzo, seminando con carote dal ciclo colturale che dura 5 mesi. La profondità della semina è da mezzo centimetro a massimo 1 centimetro. La distanza tra una pianta e un'altra è 4 cm, ma all'inizio si semina un po' più fitto in modo che se qualche seme non nasce avremo comunque molte più piantine che andremo poi a diradare. Nelle culture intensive la semina si fa a file e le file disteranno le une dalle altre circa 30 cm. Nei nostri orti possiamo ravvicinare queste file fino a 20 cm, l'importante è che riusciamo a fare i lavori di zappettatura, oppure possono essere anche seminate a spaglio in un piccolo fazzoletto di terreno. Se seminiamo su fila mettiamo un semino ogni centimetro e mezzo, ogni 3 centimetri, in modo che quando nasceranno le piantine saranno quindi molto fitte, le andremo a diradare e lasceremo una piantina ogni 3-4 centimetri, in modo che la carota crescerà su senza interferire le une con le altre sulla crescita. Durante la crescita della pianta cresceranno anche le erbacce e quindi dovremo andarne noi ad eliminare con la sarchiatura e la zappettatura quando la piantina già è un po' grande, quando comunque ha emesso almeno la quinta o la sesta foglia. Poi si ripete nel tempo quando la pianta sta crescendo. L'importante è che durante le lavorazioni di zappettatura e sarchiatura non si vadano a lesionare le radichette della carota, altrimenti abbiamo compromesso il raccolto. Le annaffiature per questa coltura sono fondamentali. La prima annaffiatura che si fa è subito dopo aver seminato, in modo che facciamo aderire il terreno al seme. Ma anche nella fase di crescita della carota, quando lei inizierà a mettere il suo fittone, lì non dovrà mai assolutamente sentire la sete. Occorrerà quindi durante la crescita irrigare in modo omogeneo e costante, regolare, ma mai esagerare. La carota soffre di ristagni idrici. Solo in una fase ben precisa occorre limitare l'acqua alla carota durante l'allungamento della sua radice. Infatti, se noi in questa fase diamo meno acqua alla pianta, la costringiamo a far penetrare il fittone nel terreno che andrà a cercarsi l'acqua e quindi avremo delle belle carote lunghe. La concimazione per questo ortaggio si fa in due periodi. Il primo è di fondo, quindi prima di mettere i semini che cosa si fa? Si lavora il terreno, poi si spande dell'ottimo stallatico maturo di bovino 2 kg al metro quadro, deve essere mi raccomando sciolto e senza grumi, e poi si fa la lavorazione di sminuzzamento per poi andare a seminare. La seconda concimazione si fa a copertura. Quando la nostra carota ha un fittone lungo 10-12 cm, a questo punto si dà una seconda fertilizzazione. Si userà stallatico pellettato oppure concime granulare organico. E qui viene un po' la fase complicata, il scegliere il grado di maturazione della carota. Dato che non ci sono cambiamenti di colore ed è dolce anche da piccolina, lei è sempre gialla, la decisione principale si fa sull'aspetto visivo, quindi si tira fuori la carota, si osserva la lunghezza, il diametro e la forma.
Non bisogna però mai lasciare la carota troppo a lungo nel terreno, perché una volta giunta a maturazione, se noi la lasciamo lì, inizia a diventare dura e fibrosa e inizia anche a perdere la parte della dolcezza che poi la caratterizza. Chiudo qui questo video, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Pier Giorgio.